La battaglia dell'Allia è probabilmente lo scontro più celebre di quelli consumatisi nella nostra penisola che hanno visto i Galli come protagonisti. La sua datazione è controversa e questo perché varia da autore a autore. Se leggiamo Tito Livio e Plutarco, la battaglia dell'Allia risulta accadere nel 390 a.C. Se però ci spostiamo su Dionigi da Licarnasso e Orosio, l'anno cambia e diventa il 388 a.C. Andando avanti ancora, leggendo l'opera di Polibio e di Diodoro Siculo, l'anno che ricaviamo è il 386. Di tutte queste date, quest'ultima sembra la più probabile, in particolare perché Polibio utilizza tutta una serie di markers cronologici per riuscire a circoscrivere l'anno della battaglia, che secondo lui avviene lo stesso anno in cui il tiranno di Siracusa, Dionisio, assedia Reggio, lo stesso anno in cui viene ratificata la pace di Antalcida, 19 anni dopo la battaglia di Aegospotami e 16 anni prima della battaglia di Leuctra. Insomma, Polibio ci dà tutta una serie di coordinate, rappresentate da eventi storici famosi e verificabili, dai quali tracciare delle linee che portano a chiudere la battaglia dell'Allia all'interno di un anno specifico. E quest'anno è il 386. Leggendo poi le fonti romane, riusciamo anche a ricavare il giorno e il mese nel quale la battaglia sarebbe stata combattuta, ovvero il 18 di luglio. Vedremo poi come questo dato sarà molto importante quando cercheremo di estrapolare la battaglia dell'Allia dal suo contesto parzialmente mitico e a inserirla in un contesto puramente storico. La battaglia dell'Allia è figlia dei fatti di Chiusi, quelli che abbiamo trattato nello scorso appuntamento. Riassumendo brevemente, il Senato romano invia dei rampolli della nobiltà capitolina, i Fabi, presso Chiusi a investigare su quanto sta accadendo, ovvero l'assedio che il popolo dei Galli Senoni sta portando avanti contro la città. Se non che i giovani ambasciatori non si attengono alle norme di neutralità proprie della carica che stanno ricoprendo, ma decidono loro sponte di schierarsi con gli Etruschi contro i Galli in battaglia. Addirittura uno di loro, Quinto, uccide un nobile celtico. Allorché il comandante in capo dei Galli, Brenno, che ricordiamo non è probabilmente un nome proprio, ma una carica analoga al dictator romano, Brenno, dicevo, invia a Roma degli ambasciatori per chiedere ragione e soddisfazione per quanto è successo. Gli ambasciatori gallici richiedono al Senato che i rei vengano consegnati per venire processati. Addirittura i sacerdoti romani, i feziali, chiedono al Senato a gran voce che le richieste dei Galli vengano esaudite, poiché ai loro occhi i Fabi si sono comportati in maniera empia. Il Senato però non prende una posizione netta, anzi dà prova di un certo ponziopilatismo, inaugurando una tradizione che continuerà nei secoli a venire, e demanda la decisione al popolo. E, provocando lo sdegno e la rabbia degli ambasciatori gallici, il popolo romano non solo rifiuta di consegnare i Fabi ai Senoni, ma per acclamazione decide di nominarli tutti e tre tribuni consolari. Davanti a quella che è evidentemente una mancanza di rispetto inaccettabile, i messaggeri gallici tornano indietro e rendono edotto Brenno di quanto è stato deciso. Allorché il comandante in capo dei Senoni abbandona ogni indugio e conduce il suo esercito verso Roma. A Roma, appena giunge la notizia che i Galli sono in marcia, esplode il panico. I tribuni militari indicano una leva straordinaria, si mettono così a capo dell'esercito più grande che ha visto Roma sino ad allora e si muovono fuori dalla città incontro ai nemici per intercettarli. I due eserciti si incontreranno lungo il corso del Tevere e lì i romani subiranno una sconfitta schiacciante. Plutarco intanto ci dice subito che l'esercito romano viene colto di sorpresa da quello gallico e deve schierarsi un po' a tutta fretta. Le altre due fonti storiche che trattano nel dettaglio la battaglia, Tito Livio e Diodoro Siculo, sono leggermente contrastanti.
Diodoro comincia dicendoci che i Romani schierano le loro truppe più affidabili, quelle probabilmente composte dagli uomini abituati a portare le armi, accanto al corso del Tevere e in pianura, mentre nella vicina area collinare vengono schierate le truppe meno affidabili, probabilmente quelle reclutate con la leva straordinaria. Tito Livio invece ci parla esclusivamente di uno schieramento molto sviluppato accanto al corso del Tevere e lungo tutta la pianura e di un colle prospiciente al luogo della battaglia dove i romani dispongono delle riserve. Probabilmente le riserve di Tito Livio e le truppe poco affidabili di Diodoro sono la stessa cosa. In ogni caso è proprio da quel punto che comincia la battaglia, è proprio lì che i Galli lanciano il loro primo assalto. Secondo Diodoro, le truppe in collina, sbaragliate dai Galli, fuggono in pianura, travolgendo i loro stessi compagni, facendo piombare tutto l'esercito romano nel caos più totale. Su questa massa caotica che si dibatte e che cerca disperatamente di riorganizzarsi, di trovare coesione, i Galli si abbattono colpendo alle spalle i Romani con le spade e spingendoli verso la riva del Tevere. L'esercito romano è piombato ormai nel caos e al di là da ogni possibile riorganizzazione e molti legionari si gettano nel fiume, con o senza armi, cercando la fuga. Molti annegano, molti vengono trafitti dai giavellotti che i Galli scagliano su di loro dalla riva. A fine giornata, pochissimi sono i romani che sono riusciti a fuggire e a tornare a Roma. La maggior parte dei sopravvissuti si è rifugiata nella vicina città in rovina di Veio. Il racconto di Tito Livio è, se possibile, ancor più umiliante. Secondo lui, per assurdo, le truppe in collina sono quelle che riescono a opporre un minimo di resistenza, mentre il grosso dell'esercito romano piomba nel caos e comincia a darsi alla fuga solo a sentire il grido di guerra dei Galli. Anche secondo quanto riporta Tito Livio, comunque, molti romani muoiono colpiti alle spalle mentre fuggono, molti annegano, una piccola parte riesce a tornare a Roma e a rifugiarsi subito sulla rocca del Campidoglio senza nemmeno chiudere le porte della città dietro di sé, mentre il grosso dei sopravvissuti trova rifugio a Veio. Le fonti sono completamente in disaccordo nel quantificare gli effettivi dei rispettivi eserciti. Secondo Diodoro Siculo, la parte dell'esercito romano composta dai combattenti più affidabili contava 24.000 armati, ai quali però va sommato un quantitativo non specificato di combattenti inesperti. I Galli invece, secondo lui, ammontavano addirittura a 70.000 armati, 30.000 dell'esercito originario che era intento ad assediare Chiusi e 40.000 reclutati per l'occasione. Secondo Strabone, presso quelle realtà mercenarie proprie del mondo gallico chiamate gesati. Tito Livio non dà numeri, ma insiste però su un dato: i romani sono enormemente in inferiorità numerica. Su questo viene smentito completamente da Plutarco, che afferma esattamente l'opposto, affermando poi che l'esercito romano era composto da non meno di 40.000 effettivi, molti però combattenti inesperti. Il dato di Plutarco sembrerebbe riconfermato da Dionigi, che parla di 4 legioni, quindi per l'epoca indicativamente 18.000 armati, ai quali però andava sempre a sommarsi un quantitativo non specificato, ma superiore, dice lui, di numero, di combattenti inesperti. Al netto di tutte le evidenze raccolte, il contesto più probabile vede fronteggiarsi un esercito romano composto effettivamente da più o meno 40.000 armati, la metà però probabilmente frutto di leva straordinaria e quindi inesperti,
e un esercito gallico equivalente o forse addirittura inferiore, però costituito tutto da professionisti della guerra. Neanche relativamente al luogo dove si sarebbe svolta la battaglia c'è accordo tra le fonti. Secondo Tito Livio e Plutarco, la battaglia si sarebbe svolta a 15 km a nord di Roma, sulla sponda orientale del Tevere, in un punto dove vi si immette un suo affluente, il torrente Allia, che scende dai Monti Crustumini. Al contrario, secondo Diodoro Siculo, la battaglia si sarebbe svolta a 12 km a nord di Roma e lungo la sponda occidentale. Se vogliamo dare credito a Tito Livio e Plutarco, i Monti Crustumini, che poi sarebbero le pendici di quei colli dove parte dell'esercito romano si schiera all'inizio della battaglia, sarebbero da riconoscere nei colli della Marcigliana e di conseguenza il torrente Allia sarebbe da riconoscere in uno dei fossi che in quel punto si immettono nel Tevere, o il fosso Maestro, detto anche fosso della Bettina, o il fosso Malpasso. C'è però un punto che stride fortemente con la tesi della sponda orientale. Appare poco credibile che un esercito che è completamente rotta, che ha perso completamente coesione, che è piombato nel caos più totale, riesca comunque a passare da una sponda all'altra del Tevere, quindi a guadarlo in qualche maniera, per portarsi scientemente a cercare rifugio in una città abbandonata che è a più di 20 chilometri dal campo di battaglia. Oltretutto, la testimonianza di Livio ha diversi altri aspetti che sono fortemente dubbi. Livio lamenta che i tribuni non si sono comportati in maniera adeguata prima della battaglia perché non hanno fatto edificare un accampamento fortificato. Stiamo parlando di un'usanza propria dell'esercito romano che si afferma 100 anni dopo la battaglia dell'Allia. Inoltre, Tito Livio ci parla di un esercito romano in forte inferiorità numerica, che per questo deve schierarsi in maniera stiracchiata, perdendo quasi coesione, e poi inserisce un dato assolutamente contrastante relativo a delle forze di riserva messe su un colle adiacente alla battaglia. Insomma, ci sono diversi punti che rendono una testimonianza perlomeno dubbia. Se invece vogliamo dare credito a Diodoro Siculo, a 12 km a nord di Roma, sulla sponda occidentale del Tevere, si trovano ancora più a occidente i colli di Grottarossa. Ed effettivamente anche lì c'è una confluenza tra il Tevere e un suo affluente. Un affluente che però era noto ai romani, e non con il nome di Allia, ma col nome di Cremera. Proprio nelle vicinanze del luogo che Diodoro Siculo indica come campo di battaglia, la storiografia romana vorrebbe si sia svolto un altro evento particolare, la battaglia del Cremera. Nel 477 a.C. le forze della sola gens dei Fabi, proprio quella che in futuro sarebbe stata responsabile dello scoppio delle ostilità con i Galli, avrebbero affrontato l'esercito etrusco dei Veienti e in un'eroica resistenza sarebbero stati massacrati quasi tutti. Questo dopo che i Fabi avevano preso carico personalmente di tutti gli oneri del conflitto tra Roma e Veio. Insomma, si parla di un atto glorioso, di un sacrificio epico, di una battaglia che però gli stessi storici greci identificavano più propria del mito e della tragedia che della verità storica. Inoltre c'è un ulteriore particolare. La battaglia del Cremera sarebbe avvenuta il 18 di luglio, la stessa data che i romani attribuivano alla battaglia dell'Allia. Secondo lo storico Santo Mazzarino, la battaglia del Cremera sarebbe una fabbricazione, voluta proprio dalla gens dei Fabi, per cercare di mitigare in qualche modo il ricordo della responsabilità nella disfatta dell'Allia.
Il fatto che i due eventi avvengano nella stessa data sembra proprio voluto, cosicché ogni volta che si sarebbe ricordata la sconfitta dell'Allia, in qualche modo sarebbe emerso anche il ricordo dell'eroico sacrificio dei Fabi. Il ricordo delle due battaglie, quella vera e quella fittizia, nei secoli si sarebbero fusi e avrebbero creato una sorta di nebbia confusa, nella quale gli stessi storici romani e greci avevano difficoltà a muoversi. Ci troviamo probabilmente nell'assurdo di una battaglia vera, quella dell'Allia, in un luogo fittizio, 15 km e sulla sponda orientale, e una battaglia fittizia, quella del Cremera, ma in un luogo vero, 12 km sulla sponda occidentale. Il fiume Cremera e il fiume Allia, di fatto, probabilmente sono lo stesso fiume. Il Cremera di oggi, infatti, non si è conservato nel ricordo, ma il suo nome è stato attribuito al fosso della Valchetta, che, passando accanto a Veio, si immette poi nel Tevere. Se è quello effettivamente il luogo reale della battaglia dell'Allia, ha molto più senso il riferimento che c'è in tutte le fonti dell'esercito romano battuto che guadagna la città di Veio e va a rifugiarsi lì, essendo questa molto vicina rispetto al campo della battaglia, se appunto identifichiamo il campo della battaglia sulla sponda occidentale. Certo, cercare di discernere in un mito così intricato, in una storia così intricata, è sempre molto difficile. Ma questa è la mia personale teoria. Grazie mille e arrivederci.